Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in questo canale. In questo video vi propongo i risultati ottenuti con una strategia che abbiamo già analizzato in questo canale, ma applicata ad un altro strumento finanziario e che ci restituisce bene il 40% all'anno. Subito dopo la sigla scopriamo di cosa si tratta e ne analizziamo i risultati. Prima di cominciare, come sempre, devo fare due importanti premesse. Anzitutto dovete sempre ricordare che le performance passate di una strategia non danno nessuna garanzia in merito alle performance future. Inoltre voglio sottolineare il fatto che le analisi e le informazioni contenute in questo video hanno il solo scopo di informare e intrattenere e non devono essere interpretati in alcun modo come un incentivo all'investimento o come consigli finanziari. Detto questo, possiamo davvero cominciare. La strategia che vi propongo oggi, come vi ho anticipato nell'introduzione, l'abbiamo già vista e analizzata in uno scorso video e utilizza tre medie mobili, una esponenziale e due semplici. Sulla base degli incroci della media esponenziale e di una delle semplici apre e chiude gli ordini, mentre con la terza media imposta il take profit e lo stop loss. Avendo già spiegato la strategia nel dettaglio in un altro video, in questo saltiamo tutta la spiegazione, per cui per scoprire esattamente come opera e per non perdervi anche tutte le considerazioni che vengono fatte a riguardo sia della strategia ma anche dei risultati ottenuti e del calcolo del capitale necessario, vi invito a vedere il video dedicato in cui la strategia viene applicata al cross euro-dollaro. Vi lascio qui in alto e sotto in descrizione il link. Vediamo velocemente i parametri da impostare e poi passiamo ai risultati. Lo strumento utilizzato è il cross GBP USD, ovvero il cambio sterlina dollaro americano. Il time frame è quello orario e la strategia opera solo short, quindi andiamo a cercare solo quei setup relativi all'apertura di posizioni di vendita. I periodi da impostare per le medie mobili sono 15 candele per la media mobile esponenziale, 18 per la media mobile semplice di medio periodo e 240 per la media mobile semplice di lungo periodo. Per quanto riguarda il rapporto tra take profit e stop loss, il valore è 1.6. Infine aggiungiamo un'altra condizione relativa all'orario di trading. In particolare operiamo dalle 9 alle 23 UTC, quindi durante le sessioni di borsa dei mercati europei e americani. UTC è l'acronimo di Coordinated Universal Time ed è il fuso orario scelto come riferimento globale sulla base del quale sono calcolati tutti gli altri fusi del mondo. Rispetto all'ora italiana basta aggiungere un'ora quando è in vigore l'ora solare e 2 ore quando invece è in vigore l'ora legale. Concludo con la size delle operazioni utilizzata per svolgere i test, che è pari a un lotto. Procediamo all'analisi dei risultati per vedere se la strategia è davvero profittevole e robusta. Nel grafico l'equity è rappresentata dalla linea blu ed è stata ottenuta eseguendo un backtest dal 23 ottobre 2016 al 22 ottobre 2021, quindi 5 anni completi. Come al solito l'area azzurra racchiude l'equity nel periodo di ottimizzazione del trading system e che prende il nome di in sample, mentre l'area verde racchiude l'equity nella fase out of sample di un anno e su cui non è stata svolta l'ottimizzazione dei parametri liberi della strategia. La separazione tra in sample e out of sample viene svolta per verificare la robustezza della strategia e per controllare che i buoni risultati ottenuti nel periodo di ottimizzazione non siano semplicemente il frutto di overfitting. Nel grafico è poi rappresentato l'andamento del cambio sterlina-dollaro con la linea grigia, in basso è riportato il drawdown ed in alto, in posizione centrale, i profitti ottenuti nei vari anni di test. Osservando il grafico dell'equity si vede subito una buona linearità della curva, con fasi di salita intervallate da tratte orizzontali in cui la strategia non opera o porta a piccoli guadagni o perdite. L'andamento dell'equity è comunque molto positivo, in quanto si vede che il trading system crea profitto anche in condizioni di mercato diverse. Si vede infatti che la strategia, nonostante possa operare aprendo solo operazioni di vendita, genera profitti sia nelle fasi di trend ascendente del cambio GBP-USD, indicate qui in colore verde, sia in quelle di trend discendente, indicate al rosso, che in quelle laterali in cui il cambio oscilla senza prendere una precisa direzione. Anche a marzo 2020, in cui si nota un'elevata volatilità del cambio a causa del Covid, la strategia ha reagito molto bene generando dei guadagni e filtrando perfettamente le oscillazioni del cambio.
La seconda metà del 2019 ha visto sia il massimo drawdown registrato dalla strategia, esattamente verso la fine di ottobre e pari a 1705 euro, sia il più lungo periodo di underwater, ovvero il periodo di tempo trascorso tra due massimi successivi della curva dell'equity, che è durato 148 giorni da inizio giugno a fine novembre 2019. Un'altra cosa evidente è che la parte di equity relativa al periodo out of sample ha pendenza e andamento molto simile a quello del periodo in sample, il che significa che il trading system non ha cali di performance nel periodo in cui non è stato ottimizzato e quindi i risultati ottenuti durante la fase in sample non sono soggetti a overfitting. Tutto questo dimostra che la strategia è robusta e affidabile in tutto il periodo di analisi. Per finire, dall'istogramma relativo ai profitti annuali, vediamo che tutti gli anni sono positivi, con una continua crescita dei profitti. In particolare, il 2020 ha dato ottimi risultati nonostante l'esplosione della pandemia. Ed anche nel 2021 la strategia sta performando molto bene e nonostante manchino ancora 2 mesi alla fine dell'anno ha già superato i profitti di quello precedente. Vediamo ora le metriche, ovvero quei parametri oggettivi che ci permettono di fare un ulteriore step nella valutazione della strategia. Nella tabella vediamo i dati principali, sia per il periodo in sample, quindi 4 anni di ottimizzazione, sia per il periodo totale di in sample più out of sample, corrispondente a 5 anni. Vediamo anzitutto che la strategia, che ricordo abbiamo testato con operazioni da un lotto, ha generato un profitto totale lordo, quindi senza considerare le commissioni, di circa 16.860 euro nel periodo in sample e di poco più di 22.000 euro nel periodo totale di in sample e out of sample, il che corrisponde a circa 4.400 euro all'anno. Il profit factor è pari a 1,86 in entrambi i periodi, valore piuttosto buono che indica che il totale dei guadagni generati dalla strategia è quasi il doppio del totale delle perdite. Per quanto riguarda il numero di trade, sono state eseguite 202 operazioni nel periodo in sample, quindi 50,5 all'anno di media, che è un numero sufficiente per poter fare delle analisi statistiche, e 61 nel periodo out of sample, mentre i trade vincenti in percentuale sono il 45-46% del totale in entrambe le simulazioni storiche, ed infine l'average trade è di 83 euro. Relativamente al drawdown, il massimo drawdown è stato di 1.705 euro, che come abbiamo visto si è verificato a fine ottobre 2019. Chiudiamo con il rapporto tra il profitto ed il drawdown, che è di 9,88 nel periodo in sample e di 12,93 nel periodo totale, per cui in entrambi i casi è decisamente molto buono. Da questa analisi emergono sia le ottime performance della strategia, sia la totale somiglianza tra i risultati ottenuti nel periodo in sample e quelli ottenuti nel totale di in sample e out of sample, a dimostrazione della robustezza ed efficacia della strategia. Ora che abbiamo verificato le performance e le abbiamo giudicate più che soddisfacenti, dobbiamo verificare che i profitti lordi generati dalla strategia siano sufficienti a coprire i costi che sono legati alle commissioni di apertura e chiusura delle operazioni e ai costi overnight necessari per mantenere le operazioni aperte per più di un giorno, cioè lo swap. Il profitto totale netto lo calcoliamo come il profitto totale lordo meno il totale del costo delle commissioni meno il totale del costo dello swap. Il totale del costo delle commissioni è dato dal numero di posizioni aperte, quindi 263, per la commissione applicata dal broker per 2, perché dobbiamo aprire e chiudere la posizione, mentre lo swap è dato dal costo overnight per le operazioni sell, moltiplicato per il numero di volte in cui si passa da un giorno a quello successivo con operazioni mercato, qui indicato con numero overnight, che è pari a 198. Quello mostrato ora è il profitto netto calcolato considerando i costi applicati dal mio broker, cioè Dukascopy. Voi potete fare esattamente lo stesso utilizzando i costi applicati dal vostro. Considerando quindi tutti i costi, il profitto totale netto che ottengo è di 19.836 euro. Questo significa che la strategia è in grado di generare un profitto tale da coprirmi abbondantemente tutti i costi. Come al solito, ora che abbiamo valutato i risultati e calcolato il profitto netto, bisogna determinare il capitale necessario al trading system per poter lavorare. Infatti, ogni strategia che utilizziamo ha bisogno di una certa quota di capitale tale da permettere di supportare eventuali drawdown che dobbiamo ipotizzare superiori a quelli riscontrati durante la fase di test.
L'obiettivo del calcolo è quindi essere sicuri di dedicare sufficiente capitale alla strategia da permettere di recuperare le perdite causate da un possibile disallineamento delle condizioni di mercato dalle sue logiche di funzionamento, in quanto sarebbe un peccato se, una volta che la strategia è tornata profittevole, non potesse più aprire nuove operazioni in quanto non ha più capitale sufficiente da mettere a margine. Quindi quello che dobbiamo fare è essere sicuri di lasciare sufficiente liquidità alla strategia per poter recuperare le perdite, anche a fronte di drawdown più importanti e lunghi di quelli riscontrati durante il periodo di test. Per il calcolo del capitale necessario vi rimando ancora al video completo in cui viene descritta nel dettaglio la strategia. Qui passiamo ai risultati, ricordando che anche se la determinazione del capitale da assegnare ad una strategia è del tutto personale, noi utilizziamo un metodo matematico oggettivo che ci permette di assegnare ad ogni strategia di trading quello che secondo noi è il capitale corretto. In caso di leva 1 a 100 il capitale risulta di 9.100 euro, che porta ad un potenziale rendimento annuo medio del 43,6%, mentre con leva 1 a 30 il capitale è di 11.850 euro, con un rendimento annuo medio del 33,5%. Considerando che l'S&P 500 ha un rendimento medio anno del 7-8%, direi che ci si può ritenere davvero molto soddisfatti. Bene, con questo siamo arrivati alla fine. Spero che le informazioni che vi ho dato vi siano utili e che il video vi sia piaciuto. Se è così vi chiedo di lasciare un like per supportarci. A voi non costa nulla, ma per noi è davvero molto importante e ci fate capire che apprezzate i contenuti come questo, altrimenti cambiamo e ci dedichiamo ad altri argomenti. Questa strategia ha dato ottimi risultati anche con altri strumenti e di questo ne parlerò nei prossimi video. Per cui se non volete perderveli iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere avvisati non appena li pubblichiamo. Infine, se avete domande, osservazioni, proposte o argomenti che volete approfondire, fatecelo sapere nei commenti qui sotto e vedremo di rispondervi e di fare dei video dedicati. Con questo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. A presto!